Se mi dovesse chiedere qual è il filato che più ti rappresenta, io vi direi certamente il Bibi. Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momis, primissimo video effettivo del 2023 e iniziamo con il botto. Eh sì, il Bibi è il filato che più mi rappresenta per le sue sfumature e per le sue irregolarità. Io amo fortemente questo filato e non vedevo l'ora appunto di averlo per realizzarci un progetto, il progetto che indosso e che avete visto già in anteprima, che è abbastanza sobrio direi. È stato proprio il filato ad ispirare il progetto di oggi. Lo definirei un sopraabito per essere indossato nei mesi di marzo-aprile, al di sopra di una maglia come la sto indossando adesso, al di sopra di una camicetta addirittura, jeans o pantalone. Comunque andiamo al succo del discorso. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il filato Bibi, vi l'ho anticipato prima. È un filato che ha una composizione del 60% lana, 25% acrilico, 15% cotone. Però vediamo più da vicino com'è strutturato il filato stesso. Il cotone viene rappresentato da questo filo che avvolge praticamente la lana, mentre l'acrilico è il batuffolino che conferisce appunto al filato stesso questa irregolarità. Poi c'è proprio la lana che ha questo effetto frisé che è bellissimo. Ovviamente io ho scelto queste colorazioni che quasi formano l'arcobaleno perché mi piacevano moltissimo. La colorazione che ho utilizzato io è la numero 11, ma ci sono tantissime altre colorazioni sfumate. 16 sono le colorazioni disponibili sul sito www.borgodepazzi.com. Ogni matassa è costituita da 200 grammi di filato, più o meno vi sono 140 metri di filato stesso. Gli uncinetti consigliati sono il 12 ed il 13, infatti io ho utilizzato l'uncinetto numero 12, un uncinetto molto importante, molto grande. Se guardate bene l'etichetta vi sono un po' di concine che vi suggeriscono come lavare il capo, vi suggeriscono se è possibile inserirlo in lavatrice o meno, se è possibile stirarlo, eccetera eccetera. Vi dice pure che per una taglia 42 occorrono ben 4 matasse, quindi 800 grammi di filato. Infatti io per questo progetto in totale ho utilizzato 5 matasse da 200 grammi, però considerate che la quarta e la quinta matassa mi sono servite per andare a realizzare le ruche che avete visto proprio lungo tutto il soprabito. Poi per andare a realizzare il capo vero e proprio ho utilizzato 3 matasse, quindi 600 grammi di filato per una taglia S. Qui non ho osato andare a realizzare qualcosa di oversize, ho realizzato proprio un capo su misura per me. Chiaramente nel corso del tutorial vi mostrerò come l'ho realizzato, vi darò qualche suggerimento per adattare il progetto a qualsiasi taglia, poi eventualmente se mi è sfuggito qualcosa, per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento potete sempre scrivermi un commento e sarò lieta di rispondermi. Allora, se vi state chiedendo dove reperire il materiale, ve l'ho accennato poco fa, potete acquistarlo sul sito www.borgodepazzi.com. Tra l'altro ho da comunicarvi una bellissima notizia: potete usufruire di uno sconto di euro 5 inserendo questo codice sconto che vi lascio qui in sovraimpressione e anche sotto al video. Io vi consiglio di approfittarne perché il filato è bellissimo, pensate che io lo amo, lo sapete perché su Instagram ve l'ho detto in tutte le salse, è bellissimo, molto particolare e ha fatto tutto lui, non è assolutamente merito mio se ho realizzato questo bellissimo progetto, a me piace tantissimo, ma è tutto merito del filato. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo ha già provato o se è curioso di provarlo. E mi raccomando, se provate a realizzare lo stesso progetto, taggatemi sui vostri post o sulle vostre storie di Instagram, in questo modo vedrò i vostri progetti e nello stesso tempo vi riposterò sulle storie di Instagram. Io a questo punto penso di avervi detto tutto.
non avrei dimenticato altro, passerei direttamente al tutorial. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di seguirmi sui social per non perdervi i vari retroscena. A questo punto sigla! Prima di tutto inizierò con la realizzazione del pannello dietro del mio cardigan. Come notate io l'ho già realizzato, infatti insieme a voi avvierò un piccolo campioncino e vi mostrerò tutto passo passo. La lavorazione è piuttosto semplice. Partiremo avviando un tot catenelle che nel mio caso sviluppano 35 cm. 35 cm è la distanza che c'è fra una spalla e l'altra, quindi in base alla vostra taglia regolatevi in base a quella misura. Dopodiché sono andata avanti per un'altezza totale di 70 cm. Se lo desiderate più lungo, chiaramente andrete avanti con le righe. La taglia che adesso svilupperò sarà una taglia S. Ovviamente dobbiamo smatassare questa matassa, quindi toglieremo l'etichetta, apriremo la matassa e pian pianino arrotoleremo il filato stesso in un supporto. Io per esempio ho utilizzato un volantino, però lo potete arrotolare anche su di una rocca se avete a disposizione delle rocche, o su un cartoncino o su un volantino come ho fatto io. Ho preso la prima cosa che mi è capitata tra le mani. L'uncinetto di lavorazione che utilizzerò sarà il numero 12. Ho fatto delle prove e mi sono trovata abbastanza bene con il 12, tant'è che sull'etichetta vengono indicati il 12 ed il 13. Quindi prendo il filo, come notate è super irregolare, è bellissimo, è sfumato, già ve l'ho detto prima. Vado a fare un semplicissimo cappio e mi avvio 35 cm di catenelle nel mio caso, esattamente 20 catenelle. Quindi una, come notate io apro l'asola, poi porto il filo in questo modo. Vi consiglio di fare allo stesso modo perché man mano che andiamo a montare le catenelle, la catenella stessa precedente va a stringersi un po' e poi quando dobbiamo andare a fare la riga di ritorno viene un po' complicato andare a lavorare all'interno delle catenelle. Quindi vi suggerisco di allargare l'asola, di prendere il filo, portarlo sull'uncinetto e poi andare a chiudere. 4, 5, ovviamente questo passaggio soltanto per la realizzazione delle catenelle. 6, 7, 8, 9, 20ª ed ultima catenella. Ecco qui. Vi consiglio sempre di allungare la catenella così sapete più o meno quanti centimetri avete, no? Non appena andiamo a fare la prima riga, chiaramente le catenelle si stringono un po', per cui vi consiglio di lavorare in maniera molto morbida, in maniera normale. Casomai passate all'uncinetto numero 13 qualora la vostra mano tende a lavorare in maniera stretta. Ritorno indietro a mezzo punto alto. Il mezzo punto sarà il nostro punto di lavorazione, o quantomeno il mio. Potete anche lavorare il punto alto. A partire dalla seconda catenella vado a lavorare un punto basso e mi alzo a mezzo punto aggiungendo una catenella. Dopodiché prendo il filo, vado nella catenella successiva, prendo il filo e chiudo tutto. Quindi prendo il filo, vado nella catenella successiva, avete visto, lavorando le catenelle in maniera morbida riusciamo ad entrare con più facilità. Ma io adesso sto facendo il campioncino e ho esagerato un po' con le catenelle iniziali perché appunto sto registrando la fotocamera, insomma a volte è un po' complicato fare il progetto e registrare allo stesso momento. Ma come notate qui le catenelle non sono così larghe, no? Guardate, questo è il mio progetto vero e proprio. Quindi vado avanti, mi ritroverò sulla mia riga un totale di 19 mezzi punti alti. Guardate come tende a stringere il lavoro una volta lavorata la prima riga. Mi raccomando, casomai realizzate qualche catenella in più, non si sa mai, in questo modo non vi ritroverete con dei centimetri inferiori rispetto a quelli che dovete sviluppare. Poi fatta la prima riga andate a misurare, fate una prova, oppure
Il consiglio fondamentale che posso darvi è quello di fare un piccolo campioncino, quindi avviate 10 catenelle, fate qualche riga e vedete quanto vi sviluppa quel campioncino. In base a quei centimetri più o meno sapete quante catenelle andare a sviluppare. Devo andare a lavorare le ultime 2 catenelle, 1 e 2. Ecco qui, come notate il campioncino che sto realizzando insieme a voi è uguale al pannello dietro già realizzato in precedenza. Guardate, tende a stringere il pannello, ma se io lo stiro con le mani, guardate, devo dire che il filato è abbastanza elastico. Fatta la prima riga, ne farò altre per un totale di 11 righe di soli 19 mezzi punti alti, che nel mio caso corrispondono a 24 cm. Poi, per la zona centrale, cosa ho fatto? Ho sviluppato delle noccioline che vanno a creare un rombo. Non so se lo notate perché il filato è multicolor, forse non si vede molto. Guardate, vedete le noccioline? Perché ho fatto delle noccioline? Per accentuare ulteriormente le noccioline che si vengono a creare naturalmente con il filato stesso. Perché? Perché è irregolare. Quando andiamo a lavorare il mezzo punto, il punto alto o il punto basso, avremo questa sorta di pallina di filato di pelo stesso nella lavorazione. Quindi una volta fatte le 11 righe, quando faremo la 12ª riga, se anche voi avete avviato lo stesso numero di catenelle e avete 19 mezzi punti alti, potrete seguire passo passo questo tutorial. Chi ha avviato molte più catenelle per adattare il progetto alla propria taglia deve arrivare comunque ad un numero dispari di catenelle per poi andare a lavorare il punto nocciolina. Infatti non a caso io mi ritrovo con 19 punti. Ora per il campioncino facciamo finta che io ho già raggiunto le 11 righe. Vi mostro lo schema della zona centrale, quindi come andare a distribuire le noccioline sulla parte centrale, poi possiamo continuare da soli perché comunque la lavorazione del terzo blocco, quella finale, non è altro che la ripetizione del primo blocco, quindi delle 11 righe a mezzo punto alto. Spero che tutto sia chiaro, casomai scrivetemi nei commenti, sarò lieta di rispondervi. Andiamo a realizzare il rombo fatto di noccioline che si sviluppano su 2 righe, una riga appunto nocciolina, una riga a mezzo punto, ma non solo, perché tra un mezzo punto e l'altro ci sono anche dei punti bassi, ma adesso lo vediamo. Come sempre qui in alto vi scrivo lo schema della riga che sto lavorando, quindi riga numero 12. Intanto vado a lavorare 8 mezzi punti alti consecutivi. Fatta la catenella, che non ho fatto, faccio la catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorare 8 mezzi punti alti. Il primo lo sostituisco sempre da un punto basso e una catenella, mezzo punto alto. Nel mezzo punto successivo prendo il filo e lavoro il secondo mezzo punto, quindi 3, 4, 5, 6, 7, ottavo ed ultimo mezzo punto alto. Nel nono punto vado a lavorare un punto basso. Nel 10° punto lavoro una nocciolina, per cui prendo il filo, entro nel punto successivo, riprendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo solo le prime 2, quindi un punto alto chiuso a metà. Dobbiamo ripetere questa operazione per altre 3 volte, per un totale di 4. Più punti alti chiusi a metà facciamo, più la nocciolina sarà voluminosa. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ci ritroveremo con 5 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo e andiamo a chiudere tutto. Dopodiché, per accentuare la nocciolina, non vado a fare il mezzo punto, vado a fare un punto basso. Ecco perché ho iniziato con il punto basso. Punto successivo, un punto basso. Poi concludiamo con gli ultimi 8 mezzi punti alti, proprio come l'inizio. Quindi prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ottavo mezzo punto alto chiaramente lo andremo a lavorare nella catenella al di sopra del punto basso. Quindi prendo il filo, entro nella catenella in questo modo, prendo il filo e chiudo tutto. Catenella e giro il mio lavoro. E qui abbiamo la nocciolina, sembra un piccolo pompon. E qui poi abbiamo altre noccioline, io le chiamo così perché sembrano proprio delle noccioline che si formano in maniera naturale con questo bellissimo filato che io amo, ve l'ho detto tante volte, lo adoro, mi piace proprio perché è irregolare, sfumato e molto 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 particolare. Dopo aver fatto la riga di noccioline, anche se adesso ne abbiamo soltanto una, dobbiamo fare una riga a mezzo punto normalissima. Rivediamo insieme come fare. Vado nel primo punto e vado a sostituire il primo mezzo punto con un punto basso e una catenella. Poi vado a lavorare un mezzo punto in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 19 mezzi punti. 3. Vedrete com'è veloce il lavoro. Finirete in fretta il pannello. Infatti, a furia di fare una prova, che è successo che ho realizzato già il pannello dietro. In realtà ho anche realizzato il mezzo pannello davanti che poi vi farò vedere. Prima della nocciolina abbiamo il punto basso ed è proprio questo e andiamo a lavorare il mezzo punto. Poi abbiamo la nocciolina, la maglia della nocciolina è proprio al di sopra della nocciolina, quindi prendiamo il filo, entriamo. Avete visto? Semplicissimo e chiudiamo tutto. Poi abbiamo di nuovo il punto basso subito dopo la nocciolina e poi gli 8 mezzi punti e continuiamo. Come notate non si fa fatica a lavorare i punti anche se abbiamo questa irregolarità nel filo. Lo vedete come scivola perfettamente il filato. E affinché scivoli nel migliore dei modi vi consiglio di tenere una mano morbida come ce l'ho io e poi vado a lavorare l'ultimo mezzo punto nel punto basso con la catenella, ma io entro nella catenella ovviamente, quindi prendiamo il filo e chiudiamo tutto, punto basso subito dopo la nocciolina e abbiamo concluso la riga numero 13. Adesso riga numero 14, catenella, giriamo il lavoro e se prima avevamo fatto la nocciolina al centro, adesso ne faremo una a destra e una a sinistra e andiamo a diminuire di 2 punti. Se prima avevamo fatto 8 mezzi punti alti, adesso ne facciamo soltanto 6. Entro nel primo punto e sostituisco il mezzo punto con un punto basso e una catenella. 1 e poi 2, 3, 4, 5 e 6. Nel punto successivo ripetiamo quello che abbiamo fatto prima, un punto basso, una nocciolina nel punto successivo, quindi prendo il filo, chiudo le prime 2, 1, 2, 3, 4, ho 5 asole e poi chiudo tutto. Nel punto successivo facciamo un punto basso, poi attenzione qui, nel punto successivo facciamo un mezzo punto alto e poi ripetiamo quello che abbiamo fatto prima, un punto basso, riprendiamo il filo e facciamo la nocciolina nel punto successivo, 2, 1, 2, 3 e 4, 5 asole, chiudo tutto, poi facciamo un punto basso nel punto successivo e poi ci rimangono gli ultimi 6 mezzi punti da andare a lavorare. 1, 2, 3, 5. e il sesto ed ultimo punto lo lavoriamo nella catenella.
ecco qui, entriamo, 3 asole e chiudo. Catenella, giriamo il lavoro per ogni riga di noccioline. Eccole qua le noccioline, vedete che sono sfalsate, 1, 2 e 3. Per ogni riga di noccioline, dicevo, una riga normale a mezzo punto di 19 punti. Dopodiché inizieremo la 16ª riga. Per la 16ª riga dobbiamo sempre sfalsare le noccioline, ne avremo un'altra a destra e un'altra a sinistra e poi in tutte le righe successive ripeteremo lo schema al contrario. Ora, anziché vederlo insieme nella pratica, vi dico direttamente lo schema perché comunque il procedimento è lo stesso. Come sempre, passo passo vi scrivo tutto qui sullo schermo. La riga numero 16 è esattamente questa. Quando arriviamo a quella riga dobbiamo andare a lavorare non 6 mezzi punti alti all'inizio, ma soltanto 4. Un punto basso, una nocciolina, un punto basso, stavolta 5 mezzi punti alti centrali consecutivi, un punto basso, una nocciolina, un punto basso e concludiamo con 4 mezzi punti alti. Poi andremo a lavorare la riga numero 17, anche lì 19 mezzi punti alti. Quando andremo a lavorare la riga numero 18 andremo a ripetere la riga numero 14. Riga 19, riga normalissima di 19 mezzi punti alti. Riga numero 20, che è praticamente l'ultima, questa qui in blu dove c'è la nocciolina centrale. In questa riga andremo a ripetere la riga numero 12, ovvero la primissima. Concluderemo il blocco con la 21ª riga di 19 mezzi punti alti normali. E praticamente ci ritroviamo qui, in questa riga. Dopodiché dobbiamo andare a ripetere le altre 11 righe se eventualmente andate a realizzare lo stesso progetto della stessa taglia. Oppure se lo desiderate più lungo, magari fate 2 righe in più all'inizio e 2 righe in più alla fine, così magari arriverà al di sotto, se non all'altezza del ginocchio stesso. Fatte le altre 11 righe a mezzo punto alto normale, avremo questo pannello rettangolare che misurerà 35 cm per un'altezza di 70 cm, righe totali 32. Una volta terminata la parte dietro andremo a realizzare la parte davanti, andremo a realizzare 2 rettangolini. Ora qui sembra piccolino sempre per lo stesso discorso, basta che andiamo a tirare il nostro lavoro, poi una volta che lo indossiamo è normale che tutto si allarga un po'. Dicevo, andiamo a realizzare la parte davanti, 2 rettangoli, uno a destra, in questo caso sinistra, e uno a destra. Anche qui ho ripreso le nocciole, ho fatto esattamente 5 righe di nocciole che in realtà sono 10, proprio come la parte dietro che sono 10 righe di noccioline, alternate a mezzi punti alti. Anche qui semplicissimo, comandano le catenelle ai centimetri della parte dietro. Dobbiamo sempre andare a sviluppare i 35 centimetri su 2 pezzi, di conseguenza sviluppare lo stesso numero di catenelle su 2 pezzi, quindi basta andare a dividere le catenelle che abbiamo realizzato all'inizio, nel mio caso 20, diviso 2, 10, per cui avvierò 10 catenelle per un pezzo e 10 catenelle per il secondo pezzo che adesso andrò a realizzare anch'io perché ne ho realizzato soltanto uno. Allora, per la parte davanti cosa ho fatto? Ho avviato 10 catenelle, poi ho lavorato sempre per 11 righe, 9 mezzi punti alti. Magari qui alla mia sinistra vi scrivo anche lo schema. Poi nella riga numero 10, questa qui, dove c'è la prima nocciolina, ho lavorato 3 mezzi punti alti, un punto basso, una nocciolina, un punto basso e ho concluso con i 3 mezzi punti. Riga numero 13, 9 mezzi punti e ho continuato per la riga 14. Questa volta ho iniziato con un mezzo punto alto, un punto basso, una nocciolina, un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso, una nocciolina, un punto basso e ho concluso con un mezzo punto alto. Ora magari non vorrei confondervi, anche per questo motivo vi scrivo tutto qui alla mia sinistra. Poi riga numero 15, 9 mezzi punti alti e poi per la riga numero 16 andremo a ripetere la riga numero 12, questa che vedete scritta qui in alto. Riga 17 normale, per la riga 18 ripeteremo la riga 14, questa qui. Riga numero 19
19 riga normale e poi infine la riga numero 20, l'ultima riga di noccioline, dove andremo a ripetere lo schema della riga 12, esattamente questa, quindi dove c'è la nocciolina centrale, e otterremo questo schema. Ora, se non vi va di andare a realizzare queste nocciole, potete andare a lavorare soltanto delle righe a mezzo punto e magari proprio qui andare a realizzare un piccolo rettangolo che fungerà da tasca. Questa era la mia idea iniziale, però alla fine mi sono fatta prendere la mano e ho realizzato le nocciole anche sulla parte davanti. Poi, fatte le righe alternate a mezzo punto e a nocciolina, per le 11 righe che ci rimangono andremo a lavorare soltanto 11 righe di 9 mezzi punti alti, proprio come ho fatto io, e vedrete che il pannello rettangolare davanti coinciderà perfettamente con quello dietro. Guardate, questo è il risultato, tutto bello sfumato. Da una parte abbiamo dei colori, dall'altra parte ne abbiamo altri. Chiaramente adesso andrò a realizzare l'altra metà della parte davanti, quindi ci saranno altri colori sfumati. Per fare quello dovrò ripetere lo schema che vi ho appena indicato adesso, per cui adesso vi riporterei direttamente alla clip dove andiamo a cucire questi 3 pezzi e poi ci occupiamo delle maniche. Ok, una volta che tutti e 3 i pezzi sono stati completati, possiamo dare forma al nostro collo e alle nostre maniche e poi le andremo a realizzare all'uncinetto in maniera velocissima, come praticamente ho fatto questi 3 pannelli. Allora, ho la parte dietro sul dritto, qui ci sono le nocciole, vado a prendere un marcapunti e vado a segnare il centro esatto del mio pannello rettangolare. Siccome ho 19 punti, andrò a segnare il 10° punto a partire da destra. Ci saranno altri colori sfumati. Per fare quello, 9 punti alla mia destra, 9 punti alla mia sinistra e qui il punto centrale. Vado a prendere la metà davanti e la metto sul dritto contro dritto e faccio coincidere le 2 estremità da una parte. Stessa cosa farò con l'altro pannello. In questo modo le cuciture, una volta capovolto il lavoro, saranno all'interno. Mi aiuto sempre con i marker. Segno il primo punto e il primo punto dall'altra parte. Stessa cosa farò dall'altra parte. Molto semplice. Io mi manterrei tra 16 e 17 centimetri. Vado a segnare il 4° punto. Ok, taglio un po' di filo e vado a cucire questa zona da un marcapunti all'altro e vado a cucire a partire dal 4° punto. Quindi entro nel punto segnato col marker. Allora, prendo entrambe le asole, cucitura al solito molto semplice. Do una doppia passata. Possiamo fare anche un nodo, così blocchiamo il filo, tanto tranquilli che non si noterà nulla. Poi lo andiamo a nascondere per bene tra i punti. Blocco gli altri punti, quindi 2, terzo punto con terzo punto, 4° punto con 4° punto, 5° punto con 5° punto e poi gli ultimi punti, 6° punto con 6° ed ultimo punto. Facciamo 2 nodi e poi l'eccesso lo andiamo a nascondere tra i punti. Con questo filo che mi avanza vado a cucire gli altri 6 punti dall'altra parte. Bene, adesso possiamo andare a sviluppare il nostro giro manica. Lascerò esattamente 17 cm libere, 17 cm da una parte più 17 dall'altra parte sono esattamente 34 cm che corrispondono alla circonferenza del mio braccio, per cui per adattare il progetto alla vostra taglia calcolatevi in base alla vostra circonferenza. E andrò a cucire esattamente dal sottomanico lungo tutto il pannello. Potete cucire sia con ago e filo oppure all'uncinetto. Secondo me cucire con uncinetto e filo è molto più comodo rispetto ad ago e filo, visto che il filato è abbastanza irregolare. Però anziché andare a lavorare dei punti bassissimi, ho lavorato dei punti bassi, tranquilli che le cuciture risulteranno all'interno e comunque saranno poco visibili. Questo è l'effetto del punto basso. Una volta fatto questo primo procedimento, ripetiamo lo stesso lavoro
lavoro dall'altra parte, proprio come ho fatto io. Già qui ho realizzato la prima manica, ho lavorato anche qui semplicemente nei mezzi punti alti e poi ho realizzato questo piccolo dettaglio che fa la differenza. Ho arricciato in maniera semplicissima la zona del giro polso. Intanto vi mostro come riagganciarsi nel giro manica. Io qui esattamente andrò a lavorare 20 mezzi punti alti. Devo avere lo stesso numero di maglie che ho caricato esattamente sull'altra manica, e qui è davvero semplicissimo perché basterà andare a lavorare un mezzo punto alto in ciascuna riga. Non è necessario né alternare un punto e un aumento oppure 2 punti per ciascuna riga. Lo ribadisco ancora una volta, il filato è spesso, l'uncinetto di lavorazione è bello grosso. Secondo me un punto in ciascuna riga vanno più che bene. Chiaramente se voi avete lasciato non 17 cm ma 18 o 20 cm in base alla vostra taglia, o perché state realizzando lo stesso modello oversize, certamente vi ritroverete molte più maglie lungo tutta la circonferenza. Andrò a lavorare la manica sul dritto, quindi giro il mio lavoro in questo modo semplicemente e parto esattamente da qui. Riprendo il filo, questa è la mia terza matassa ed entro esattamente in questo punto. In maniera semplicissima intanto aggancio il filo con una catenella. Poi cosa faccio? Vado a sostituire il primo mezzo punto alto questa volta con le 2 maglie basse. Perché? Perché ho notato dall'altra parte che facendo un punto basso e una catenella mi si dilatava troppo il lavoro. Quindi per mantenere il punto un bel po' chiuso vado a fare in questo modo. Quindi prima faccio il punto basso, lo sapete, poi entro nella maglia e mi alzo a mezzo punto. Ok, passo alla riga successiva, prendo il filo, vado a lavorare un mezzo punto. Cerco di entrare sempre non proprio in questo foro, non voglio dilatare la lavorazione, entro direttamente al centro del mezzo punto di fine riga precedente. Vedete? 3 asole e chiudo. Poi passo alla riga successiva, entro in questo spazietto, prendo il filo e poi chiudo tutto. Mantenere il punto un bel po' chiuso vado a fare in questo modo, quindi prima faccio il punto basso, lo sapete, poi entro nella maglia e mi alzo a mezzo punto. Ok, passo alla riga su 19° punto. Ok, quando mi ritrovo a questo punto, i 2 punti che ho bloccato col marker prima della cucitura, cosa faccio? Vado a chiudere 2 punti insieme, quindi prendo il filo, entro, chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro nel punto successivo, chiudo le prime 2 asole, ho 3 asole, chiudo tutto, ho 20 punti totali. Vado nel primo punto alto e vado a chiudere con punto bassissimo. Ok, quindi catenella e ho realizzato il mio giro manica. Da questa riga in poi andremo a lavorare, o quantomeno io andrò a lavorare, altre 20 righe più la prima 21 righe totali che corrispondono all'incirca 44-45 cm di lunghezza. Già mi sono creata la base su cui andare a lavorare, procederò per altre 20 righe allo stesso modo. Entro nel primo punto, sostituisco il mezzo punto con i 2 punti bassi e poi per ciascun punto che ho al di sotto vado a lavorare un mezzo punto, quindi entro e chiudo tutto, punto successivo e ripeto. Quindi anche voi qui calcolatevi in base alla lunghezza che desiderate dare alla vostra manica. Potete farla certamente più lunga o più corta, insomma potete personalizzare il vostro progetto in base alle vostre esigenze. Vi ricordo sempre di provare il capo prima di procedere. Io ormai procedo spedita perché comunque ho fatto una prova dall'altra parte, ho indossato il progetto e il giro manica era perfetto. Wow, guardate che bellissime sfumature!
E una manica è molto diversa dall'altra, guardate, una e due, colori diversi, bellissimo. Ho completato i 21 giri totali, siamo sui 44-45 centimetri, non sono arrivata esattamente al polso, non è la misura precisa, perché? Perché andrò a realizzare questo dettaglio arricciato, sono semplicemente dei punti alti, lavorati in abbondanza in ciascun punto. Allora, entro sempre nel primo punto, vado a sostituire il primo punto alto sempre con i due punti bassi, ormai facciamo così. Sempre nello stesso punto aggiungo 4 punti alti, quindi chiudo prima le due e poi le altre due, e sono 2, 3, 4 e 5. Bene, fatto il primo ventaglio di 5 punti, vado esattamente nel punto successivo e vado a lavorare sempre 5 punti alti. Per ogni punto al di sotto, ne abbiamo 20 o quantomeno ne ho io 20, farò 5 punti alti. Questo farà sì che l'estremità della manica si arricci. Guardate, già si inizia a vedere tutto l'arricciamento. Continuo, quando termino il giro vado a lavorare l'ultimo ventaglio, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto, catenella di sicurezza e stacco il filo che successivamente andremo a nascondere tra le maglie all'interno. Bene, altra manica completata, questo qui è il risultato. Il progetto è quasi terminato, tra l'altro questo è ciò che mi rimane della terza matassa, presto inizierò la quarta perché devo andare a definire il tutto come vi dicevo poco prima. Allora vi farò vedere l'avvio, è anche qui abbastanza semplicissimo, dobbiamo definire semplicemente a mezzo punto, dopodiché concludere andando a realizzare il dettaglio che ho fatto sulle maniche, sul giro polso. Intanto andiamo a definire. Cosa dobbiamo definire? I due pannelli davanti, tutto lo scollo, l'altro pannello davanti e poi tutta la zona in basso. Non farò soltanto un giro, ne farò forse 2, forse 3, non lo so, vi scriverò come sempre tutto qui sullo schermo. Allora io partirei dal basso, così vi mostro come fare l'angolo e poi possiamo procedere anche da sole perché il procedimento è lo stesso. Qui sul pannello dietro abbiamo dei mezzi punti, un mezzo punto in ciascuno, insomma semplicissimo. Abbiamo visto questo passaggio sia nel maglioncino realizzato qualche tempo fa che nel cardigan con il filato luna. Mi inserisco anche qui, intanto lo blocco con una catenella, quindi tiro fuori il filo e blocco con una catenella. Nel frattempo mi lavoro tutte le code, sempre nello stesso punto rientro e vado a fare un punto basso e mi alzo sempre a mezzo punto facendo un altro punto basso. Volendo potreste fare anche le 3 catenelle o 2 catenelle addirittura, oppure un punto basso e una catenella come ho fatto prima. Dopodiché mi ritrovo nell'ultima catenella, vado a fare 3 mezzi punti alti perché devo girare e formare l'angolo, quindi 1, 2 e 3. È chiaro che se eventualmente andremo a fare un secondo giro, nel secondo punto dei 3 andremo a fare nuovamente l'aumento. Per ciascuna riga un mezzo punto alto. Quindi prendo il filo, passo alla riga successiva, cerco di inserirmi tra il mezzo punto precedente per non dilatare sempre i punti di lavorazione e procedo. Avete visto, è abbastanza semplice, non è per niente complicato realizzare questo progetto. Procedo, ovviamente con questo passaggio allungheremo sicuramente il cardigan, quindi se prima era 70 cm potremmo arrivare anche a 74-75 cm e non è male. Nello stesso tempo andiamo a chiudere un po' anche la zona davanti e questo va più che bene perché appunto devo andare a realizzare tutta la zona arricciata
arricciata. Poi valuterò se partire dalla zona in basso oppure arricciare soltanto la zona superiore. Ok, alla fine ho fatto soltanto 2 giri di rifinitura a mezzo punto. Ve l'avevo detto, negli angoli ho fatto l'aumento di 3 punti nel secondo, sia qui sulla parte del collo, no? Sia sulla zona inferiore. Cosa voglio fare? Ho cambiato idea, come al solito in corso d'opera cambio sempre idea, visto che adesso il mio cardigan arriva fino al ginocchio e come lunghezza va più che bene, perché alla fine era quello che volevo fare fin dall'inizio, vado a staccare il filo. Perché? Perché voglio andare a realizzare le ruche solo sulla zona davanti e sulla parte del collo praticamente. Sulla zona inferiore invece lascio così il mio lavoro ben definito a mezzo punto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, faccio una catenella di sicurezza al solito, stringo bene e come sempre questo poi lo andiamo a nascondere sul dietro. Appena il lavoro è finito vado a ripulire il tutto, è chiaro. Riprendo il filo e mi aggancio esattamente nel secondo punto dei 3. Volevo fare fin dal blocco con una catenella e mi alzo a punto alto con i 2 punti bassi, 1 e 2. Per ciascun punto andrò a realizzare 2 punti alti, quindi sempre nello stesso carico il filo, chiudo i primi 2 e gli altri 2. Poi punto successivo, 2 punti alti, 1 e 2, punto successivo, 2 punti alti, 1 e 2. E man mano procedo lavorando sempre l'aumento di 2 punti alti per ciascun punto che mi ritrovo lungo la parte davanti, lungo la parte del collo. In questo caso gli angoli non ci interessano, andremo a lavorare per ciascun punto dell'angolo sempre 2 punti, finché non arriviamo sulla parte opposta e continuiamo. Quindi continuiamo e ci fermiamo esattamente nel secondo punto dell'angolo, proprio come abbiamo iniziato da quest'altra parte. Ok, ho terminato la primissima riga di aumenti e sono esattamente al secondo punto dei 3 punti dell'angolo. Cosa faccio? Una catenella. Giro tutto il mio lavoro, mi dispiace che non si riesce a percepire il tutto perché per adesso sembra un cumulo di colori, però poi chiaramente ve lo faccio vedere meglio, ma già l'avrete visto in anteprima sicuramente. Ritorno indietro e ripeto il lavoro che ho fatto prima, lavorando sempre 2 punti per ciascun punto, quindi rivediamolo e poi vi dirò come continuerò io. Continuerò ovviamente seguendo i miei gusti. Allora, sostituisco sempre, sono nel primo punto, un punto alto con le 2 maglie basse, sempre per il fattore estetico, non voglio che i punti si dilatino. Poi, sempre nello stesso, aggiungo un punto alto, per un totale di 2. Punto successivo, 2 punti alti, 1 e 2. Punto successivo, 2 punti alti. Vedrete che man mano che andate a lavorare tutti questi aumenti, il lavoro si arriccia, già un po' si può notare, comunque si ondulerà. Ecco qui, ve lo faccio vedere meglio, guardate, vedete come si sta arricciando man mano? Dunque io continuerò in righe di andata e di ritorno di aumenti, quindi 2 punti nello stesso punto per questa seconda riga e per le righe che vi scrivo qui in alto. Quando terminerò le righe di aumenti, quando sarò soddisfatta del lavoro, perché voglio appunto questa zona, voglio le ruche abbastanza pronunciate, voglio davvero un progetto super vistoso, super eccentrico. Chiaramente voi siete liberi di continuare o di fermarvi, perché no? Se desiderate
delle rouge meno pronunciate, allora vi fermate alla seconda o alla terza riga. A questo punto direi direttamente di vederci al lavoro terminato. Non appena termino quelle righe che vi ho indicato, andrò a fare una catenella di sicurezza come al solito, stacco il filo e mi occupo di nascondere tutti quei fili che eventualmente ho lasciato oppure ho dimenticato durante la lavorazione. E poi ci vediamo per le conclusioni finali del lavoro, perché voglio appunto questa zona, voglio le rouge abbastanza pronunciate, voglio davvero un progetto super vistoso, super eccentrico. Chiaramente voi siete liberi di continuare o di fermarvi, perché no. Se desiderate delle rouge meno pronunciate, allora vi fermate alla seconda o alla terza riga. Bene, al momento ho fatto soltanto 2 righe di aumenti per andare a realizzare le rouge, no? Adesso cosa voglio fare? Voglio staccare il filo qui, mi trovo proprio in fondo, da dove sono partita insomma, e voglio riagganciarmi con il filo esattamente in questa zona, quindi la zona inferiore rimarrà così con sole 2 righe perché non voglio che si appesantisca troppo il progetto. Mi riaggancio, quindi mi riaggancio esattamente qui, faccio direttamente un punto basso e un punto basso sull'altro per sostituire il primo punto alto. Ok, sempre nello stesso punto procedo con 2 punti alti e continuo, punto successivo, altri 2 punti alti. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo primissimo tutorial vero e proprio del 2023. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato facile e veloce, penso di sì, perché avete visto, non ci vuole davvero nulla a farlo, magari ci potrebbe essere qualche difficoltà nell'adattare il progetto alla propria taglia, però penso di avervi dato i suggerimenti giusti. Se avete ulteriori dubbi o volete qualche chiarimento, non esitate a scrivermi un commento, così vi risponderò. Dunque vi avevo lasciato la riga di aumenti fatta proprio a metà soprabito. Ho terminato il tutto con l'ultimissima riga perché sono abbastanza soddisfatta delle rouge realizzate, potete vederle. Un dettaglio in più che non vi ho mostrato sono i laccetti che ho realizzato sia a destra che a sinistra, questi qui, giusto per chiudere un po' il mio soprabito. Se mi va di chiuderlo lo chiudo, quindi ho questi 2 laccetti che mi chiudono proprio qui sotto al seno. Se desidero il progetto ancora più chiuso, basta che vado a fare un bel fiocco qui ed il gioco è fatto. Ecco qui, questo è il risultato. Ho realizzato questi laccetti in maniera davvero semplicissima. Mi sono agganciata esattamente qui, nella zona dove ho rifinito a mezzo punto alto, se vi ricordate. Stessa cosa ho fatto qui in basso. Mi sono agganciata con una catenella e ho rinforzato con un punto basso. Da lì ho fatto partire esattamente 20 catenelle. 20 catenelle da una parte, dall'altra parte, insomma, ho realizzato esattamente 4 laccetti. Questo è facoltativo, potete comunque applicare anche un bottoncino e realizzare un'asola proprio o da una parte o dall'altra, insomma, vedete, non si nota nulla perché tutto si camuffa perfettamente con le rouge che ho davanti. Poi abbiamo anche le rouge qui. Insomma, io adoro questo progetto, non vedo l'ora di indossarlo, di uscirci. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se proverete a replicarlo, fatemi sapere se avete provato il filato. Comunque potete reperire il materiale sul sito www.borgodepazzi.com. Vi ricordo che c'è un codice sconto attivo di ben €5, quindi basta digitare il codice che vi lascio qui in sovraimpressione e anche giù nel box informazioni e riceverete lo sconto. Io a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!